Ben ritrovati amici, vi parlo nuovamente di Pigna Nero Oriente. Sapete che qualche anno fa Pigna ha messo sul mercato la riedizione di uno dei quaderni più in voga molti anni fa, per l'appunto il Nero Oriente. Nero, copertina nera, questa che sto maneggiando è l'edizione, quella nuova, quella recente per intenderci, la carta avoriata, una carta di qualità, contrassegnata da una rigatura, chiamiamola così, rossa delle pagine, del bordo esterno delle pagine. E forse, chissà, questo ha potuto richiamare un pochettino l'Oriente. Sta di fatto che anche la carta utilizzata per questa riedizione è una carta senza dubbio di qualità, una carta che vi ho già presentato, che a me è piaciuto parecchio. Ma allora perché ve ne sto parlando nuovamente? Perché nei cassetti, insomma, della casa vecchia, mia moglie ha scoperto e ha ritrovato il quaderno della nonna. Una signora che non c'è più, ma che ho avuto comunque il piacere di conoscere, che aveva l'attività e segnava tutto su quello che era un quaderno ordinario. Vendeva anche quaderni, era una cartoleria, drogheria, insomma quei negozi di paese che avevano un po' tutto. E qui potete vedere da dove proviene la nuova edizione, e cioè da questo quaderno, non per niente, anno 1966. Guardate tra l'altro che scrittura, non voglio nemmeno dire calligrafia, ma questo ci insegnavano o insegnavano allora. E allora poi, insomma, Stefania me l'ha regalato, quindi grazie senza dubbio per avermi donato questo quaderno così prezioso da una parte e prezioso dall'altra, perché la carta è una carta ancora diversa, ancora più bella, senza dubbio migliore formulata per accogliere l'inchiostro, quello dei pennini, quello delle penne stilografiche, ma anche quello della biro, come avete visto nei primi fogli. Sta di fatto che la differenza c'è, è tanta ed è schiacciante. Allora, cosa mi restava da fare? Provarlo con le mie belle penne stilografiche, provare un pochettino le differenze che ora vado a raccontarvi. Innanzitutto, visto che ho un bel microfono davanti, vi faccio sentire come suonano le copertine. Bella rigida quella del vecchio quaderno, con meno grammatura, un po' più leggera quella del nuovo quaderno, anche se la goffratura è praticamente identica, simile, ma con delle differenze. Quella vecchia è molto più marcata e regolare, quella della nuova edizione è un pochettino più a buccia d'arancia, per intenderci, meno pronunciata. Sentiamo adesso però come suonano i fogli. Allora, innanzitutto la controcopertina del quaderno vecchio si è persa. Sentiamo le pagine. Questa è la nuova edizione. E questa è quella vecchia. Già al tatto si sente una carta paradossalmente più liscia, ma in realtà è più microporosa dell'altra. Sembra più liscia, come se fosse pettinata meglio la fibra superficiale, perché in realtà non è affatto più liscia, accoglie ancora meglio l'inchiostro. E se riesco a scrivere così, con questo pennino tra l'altro che a me piace moltissimo, che è quello della Pilot 912 Heritage, un pennino stab, un vero stab, se riesco a scrivere così bene, nel senso che mi piace scrivere, cioè riesco a governare bene la penna su questo quaderno, non vi dico, non appena appoggio il pennino su quest'altro. Innanzitutto l'intonazione diversa, poi quel sapore di carta antica, perché è proprio il caso di dirlo, perché dagli anni 60 ai 2020 sono passati 60 anni, non sono affatto pochi. Qui la penna scrive in maniera totalmente diversa. Ancora meglio, si sente il pennino che striscia molto volentieri sulla carta, non che ci sia l'attrito, c'è quella giusta frizione che consente di mettere l'inchiostro per benino sulle righe, anche se in realtà il flusso sembra
minore, perché la carta ha una capacità di assorbire in maniera più immediata la quantità di inchiostro che il pennino rilascia. Questo contribuisce ad avere un segno più preciso, una fittezza, cioè una capacità di copertura dell'inchiostro ancora maggiore, perché sembra un nero più fitto, più nero, forse vogliamo anche un po' per il contrasto, perché cambia un po' l'intonazione di fondo della carta. Sta di fatto che è veramente un piacere scrivere su questo quaderno di un tempo. Ovviamente l'ho provato anche con altre gradazioni, per esempio con questo extra fine, anche con dei pennini sottili, e le cose non cambiano, nel senso che il quaderno, quello nuovo, come vedete, sembra essere un pochettino più plastificato, anche se non è vero, perché è un'ottima carta, ma in confronto sembra più liscio, più idrofobo rispetto all'altro. Eppure, guardate che bella gradazione. Dall'altra parte invece abbiamo questa capacità di assorbire meglio il flusso, di rendere ancora un po' più contenuto il tratto e anche di conferire insomma una tonalità che a me piace ancora di più. Qui è vero che noto maggior contrasto, un po' più di brillantezza nel colore, una carica cromatica più satura, è fuori dubbio. Dall'altra parte c'è questo sapore ultra vintage, direi, perché siamo negli anni 60, ma soprattutto un tratto ancora più elegante, più contenuto, insomma a me piace decisamente di più. Al contrario di quello che si potrebbe ritenere, anche passando ad un pennino molto generoso, abbondante come un B, un doppio B o addirittura un C, un Music, quindi pennini che rilasciano sulla carta una grande quantità di inchiostro, mi aspettavo di trovare sul Pigna, quello moderno, quello che state vedendo in questo momento, una maggiore capacità di offrire gamma, di offrire shading, di offrire sfumature, mentre invece non è stato così, perché ancora una volta il quaderno con la carta degli anni che furono riesce a conferire innanzitutto più leggiadria. Il colore si schiarisce, ma non perché diventi più etereo, perché perda profondità, semplicemente acquisisce più gamma, più sfumature, diventa ancora più cangiante, perché la carta è veramente una carta fatta bene, progettata per quel tipo di inchiostro, assolutamente meravigliosa. Tutta un'altra musica mi sono segnato, shading a palate, e le cose non cambiano, anzi diventano ancora più entusiasmanti quando utilizziamo quei pennini così drammatici come i corsivi, se non addirittura gli italici, che hanno una variazione appunto drammatica di tratto. In questo caso poi c'è anche l'inchiostro cognac che ben si adatta a questa carta, l'inchiostro di Schneider che a me piace particolarmente fra tutti questi 8 colori che ha tirato fuori nel set. Ve l'ho già presentato, bello sì il Bermuda blu, ma lo metto sul secondo gradino del podio. La Twisby con questo inchiostro scrive benissimo un po' dappertutto. Poi quando vado qui sono sul Pigna moderno, quando vado poi a mettere il pennino sul quaderno di un tempo, mannaggia, tutto diventa più bello, anche se potrebbe sembrare quasi che il pennino rimanga quasi in debito di inchiostro in alcune azioni particolarmente veloci, ma è così, vedete, così bello, denso il tratto, pregnante, va giù come deve andare. A me piace davvero tanto. Mi ero scritto forse questa carta entusiasmante, è proprio così, mi piace davvero tanto. L'ultima differenza, che è una differenza comunque abbastanza notevole, riguarda il fatto che il quaderno, quello nuovo, è per così dire rilegato con una cucitura molto elegante, ma comunque con le pagine intere e cucite al centro, cioè un foglio A4 piegato e quindi
cucito nella parte centrale, mentre invece quello vecchio è un fascicolato, e qui insomma è un altro paio di maniche. Grazie a tutti amici, vi aspetto ai prossimi video.